Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi, miei cari figlioli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati con la nostra rubrica mattutina Santi e Caffè. Oggi è martedì 16 dicembre ed è un giorno molto bello perché inizia oggi la novena a Gesù Bambino. Dal 16 al 24 dicembre la Chiesa, che è madre, ci propone di preparare ancora meglio noi stessi, il nostro cuore, la nostra anima alla nascita di Gesù Bambino, il Salvatore del mondo, il Messia, inviato dal Padre per la salvezza del mondo intero. E questo è il vero Natale. Il Natale è laddove c'è Gesù. Dove non c'è Gesù non è Natale. È soltanto una festa commerciale con tanti addobbi, con tante luminarie, un'intensa attività appunto commerciale, l'acquisto dell'ultimo regalo e poi tanto freddo e tanto vuoto interiore, come nella casa di Erode. C'è la capanna di Betlemme a Natale che è povera, che non è confortevole, però c'è Gesù. E invece c'è la reggia di Erode che è dotata di tutti i comfort per quell'epoca, ma non c'è Gesù. Nella capanna di Betlemme c'è la gioia con la G maiuscola che è Gesù e gli angeli cantano in cielo gloria a Dio nell'alto dei cieli. E invece nella casa di Erode c'è tristezza e c'è paura. Il nostro cuore deve decidersi cosa essere. Se essere una piccola capanna di Betlemme per questo nuovo Natale, che ogni volta non è mai uguale a quelli precedenti, perché si tratta di crescere nella fede, o se vuole essere un Natale con un cuore alla maniera di Erode, della reggia di Erode, dove c'è lo sfarzo, c'è la festa, c'è l'eccesso, c'è la cultura dell'effimero, come direbbe il filosofo Max Scheler, c'è la cultura della irrilevanza e però non c'è Gesù. Ecco, ogni anno ci tocca, perché siamo in viaggio da 9 anni, il Natale più o meno lo andiamo a vivere giù in Sicilia soltanto negli ultimi giorni e così noi ci troviamo in giro, ma realmente ci si accorge che Gesù Bambino viene fatto sparire. Questa Unione Europea non vuole il Natale cristiano, non vuole il Natale cristiano. Ecco, allora prepariamo il nostro cuore. Oggi è il primo giorno di questa bellissima novena che ho la gioia di iniziare qui a Cracovia. Mi trovo a Cracovia, preferisco tenere la tenda chiusa per non dirvi che razza di tempo c'è fuori. Allora, siamo abbondantemente sotto lo zero, stanotte la temperatura è scesa abbastanza giù, si mantiene durante la giornata anche nelle ore di punta intorno agli 0 grado, allo 0 grado, ma sa scendere anche giù durante il giorno. Ieri siamo riusciti a vedere che eravamo a -2, -3, il cielo tra l'altro non si vede perché c'è nebbia, come una nebbia fitta, che non è però la nebbia della Valpadana, ma è una nebbia secondo me proprio di condensa del freddo, non so come spiegarlo meglio. Ecco, allora in mezzo a questo clima gelido, dove si sente che sei in Polonia, vicino al circolo polare artico e non molto distante dalla Russia, noi iniziamo qui a Cracovia, con la grazia di Dio, la novena tutti insieme a Gesù Bambino. Ieri ho fatto un post sul profilo Facebook di Radio Domina Nostra, in cui mostro il viaggio che abbiamo percorso dalla Romania all'Ungheria, passando per la Slovacchia e pervenendo finalmente in Polonia. Ci siamo concessi pochi e rari momenti di svago, uno dei quali è quello che ho voluto mostrarvi, e non so perché la regia non lo mandi in onda, mandare, eccolo lì, ma meglio le foto. Questo è il commento del post. Ecco, il commento del post lo trovate lì disponibile su Radio Domina Nostra. Invece volevo vedere con voi questa foto molto bella, adesso capirete perché. C'è una parte del mio gruppo, come vedete, eccolo lì, in mezzo alla neve. Abbiamo voluto compiere questo gesto di svago facendo questa bella foto e ho scritto così, è di ieri il post: oggi in viaggio verso la Polonia passando dall'Ungheria e dalla Slovacchia abbiamo trovato la neve con temperature ancora più fredde, ma pieni di gioia portiamo avanti la missione che Dio ci ha consegnato. Domani a Cracovia, la città
dell'amato Papa Giovanni Paolo II e di Santa Faustina Kowalska. Ecco, e noi in effetti oggi siamo proprio qui in Polonia, a Cracovia, la Roma dell'est europeo, città bellissima. Io peraltro incredibilmente ho una familiarità, ormai non è per dirlo, veramente con certi luoghi d'Europa, sarà la quinta volta, forse sesta volta che vengo a Cracovia, la conosco bene ormai, bene, insomma, abbastanza bene la città di Cracovia, che è una città tutta da visitare. Qui è stato arcivescovo, qui è entrato in seminario a Cracovia Karol Wojtyła, qui nel novembre del 46, primo novembre del 1946 se non ricordo male, ma credo di no, è stato ordinato sacerdote qui a un tiro di schioppo da dove sono io nell'albergo. Alle spalle di questo albergo c'è il Wawel, sarebbe questa collina sacra per i polacchi dove si trova la cattedrale, e qui proprio a poche centinaia di metri da dove vi parlo è stato ordinato sacerdote Karol Wojtyła. Sempre qui a poca distanza, sempre nella cattedrale del Wawel, è stato consacrato vescovo all'età incredibilmente oggi singolare di 38 anni, e qui a Cracovia Karol Wojtyła è stato arcivescovo dal 1965, mi pare, fino al 1964 fino al 1978, arcivescovo di Cracovia per 14 anni, pensate un po'. Ecco, quindi Cracovia è la città di Karol Wojtyła, di Giovanni Paolo II, lui poi da Papa qui è tornato un paio di volte, ecco, scusate un momento, ecco, è tornato un paio di volte, come sapete, anche quando ancora c'era il regime comunista. Non si è sottratto alla gioia di tornare in mezzo al suo gregge, in mezzo al suo popolo. Immaginate questa città come è esplosa, quel ormai lontano eppure a noi sempre così vicino 16 ottobre 1978, quando è stato eletto Papa e ha preso il nome del suo predecessore Giovanni Paolo. Qui a Cracovia, proprio nella cattedrale del Wawel, c'è una campana che è detta campana di San Sigismondo, che suona solo e soltanto per i grandi avvenimenti, luttuosi e gioiosi. Ecco, una delle volte in cui nel Novecento è suonata questa campana è stata proprio quella in cui veniva eletto di fronte allo stupore, all'incredulità dei polacchi, soprattutto dei cracoviensi, è stato eletto Karol Wojtyła come Papa. Sembra che nello stile che Wojtyła aveva, questo è da scrivere, che Wojtyła aveva, con lo stile che Wojtyła aveva, quando ha abbracciato il suo segretario Stanislav, che sta qui, anche lui a poca distanza. Ieri sera siamo passati dal palazzo arcivescovile o dalla residenza dove lui si trova, comunque qui a Cracovia, e pensate che quando lo ha abbracciato Wojtyła, appena eletto Papa, gli ha detto "lipossino" nel linguaggio un po' romanesco che Karol aveva imparato a parlare, e quindi è una gioia per noi oggi essere qui a Cracovia. Ritorniamo un attimo però su quella foto che volevo mostrarvi dal mio post fatto ieri sera quando siamo arrivati a Cracovia. E questo post in cui ho messo queste foto, soprattutto la prima, eccola qui, perché mi premeva leggervi un paio di preoccupate e come dire, e devote affermazioni nei confronti dei piedi di Fra Celestino. Qualcuno mi ha chiesto addirittura di baciarli a nome loro come gesto. Io mi sono commosso perché è vero, perché le nostre scelte di vita parlano più, ma molto di più delle parole. Non sono le parole che convertono, ecco, per esempio, leggo, non dico i nomi: "Mi fa male il cuore vedere Fra Celestino a piedi nudi con quel freddo, qualcuno lo convinca a mettersi le scarpe". Non c'è verso, manco il Padre Eterno secondo me ci riesce con Fra Celestino, ecco, a meno che non stia male. E poi ancora salto perché ce ne sono diversi. Comunque volevo trasmettere questo affetto, appunto. Un altro scrive: "Che meraviglia le foto, no? Che meraviglia, ma il caro Fra Celestino non sente freddo". E poi ancora qualcun'altra: "Fra Celestino, metti le scarpe", sono tutte donne naturalmente, mamme, e quindi l'istinto materno che spero ti riscaldi il cuore, caro padre. "Fra Celestino, metti le scarpe, non ti ammalare, fallo per noi". Un'altra donna: "Povero Fra Celestino, coraggio". Coraggio perché cosa? Non saprei.
Ancora qualcuno? E poi andiamo ad altro. Ecco, questa Petra Piescamieni, che mi domando se non è polacca. Baciate i piedi di Fra Celestino, è il minimo che si deve fare. Sento freddo a solo vederli sulla neve, qui la cosa più bella. Ma quante grazie ci ottiene Fra Celestino così? Eh sì, e lui magari non lo dice, ma è proprio così. Un'altra donna, Fra Celestino, come fai? Si sono preoccupati, se l'avessi saputo non facevo quella foto lì a piedi nudi con Fra Celestino sulla neve. Fra Celestino, un'altra, quando abbiamo da lamentarci per il freddo e per il caldo, pensiamo a te e tutto diventerà più sopportabile. Grazie, grazie a Fra Celestino, che senza volerlo e con una foto, questa è l'azione degli uomini di Dio, vorrei imparare pure io, ma ci arriverò anche se a piedi coperti, senza dubbio a piedi coperti, anche da morto non mi scoprite i piedi, per favore. Ecco, a piedi coperti vorrei farmi anche santo anche io. Un altro, amati fratelli, copritevi bene. Fra Celestino si mette almeno i calzini? Ecco, ci tenevo a dirvi. Poi i panorami e calla. Ecco, i panorami poi dell'est europeo, eccola qui, sono meravigliosi. Li abbiamo potuti mostrare rapidamente per quel che possiamo. Ecco, allora siamo a Cracovia perché oggi, in questo primo giorno della novena di Gesù Bambino che tutti insieme iniziamo, noi ci troveremo a Cracovia presso l'hotel Merci Boutique Hotel in via Siostri Faustini, che significa via Sor Faustina 14. Anche lì saremo a un passo dal santuario della Divina Misericordia, dove Gesù per anni ha parlato a questa altra grande testimone della fede vissuta qui a Cracovia, e lei qui sepolta a Cracovia, Santa Faustina Kowalska, depositaria dei messaggi che Gesù ha dato, che passano col nome di Diario della Divina Misericordia, che invito tutti voi a leggere. Io sono anche devoto di Santa Faustina perché le grazie le fa, e Gesù le aveva promesso che in cielo avrebbe ottenuto tante e tante grazie. L'incontro avrà inizio alle ore 13:30 oggi, un orario, mi rendo conto, per noi italiani insolito, ma c'è una famiglia, forse l'unica, non lo so se sarà così, ma io ho voluto dare il segno della mia presenza, poi quando Dio vorrà tutto frutterà. Dicevo, abbiamo scelto questo orario perché c'è una famiglia, forse l'unica presente, che avrà fatto fa un viaggio da Stettino, più o meno nel nord della Polonia, quindi onde consentire di arrivare per tempo e di non arrivare troppo tardi, e poi anche noi si deve fare strada, abbiamo scelto un orario che qui in Polonia però, per via del clima, non è un orario così insolito. Stamattina volevo raccontarvi questa cosa breve. Come sempre noi intorno alle 8, qualche volta 8:15, 8:30, ma non più tardi comunque di questo orario qui, facciamo colazione. Quando ci va bene, nel senso che la quota da investire per la colazione è accessibile, nel senso che è inclusiva, inclusa nel prezzo, facciamo colazione in hotel. Quando invece costa, come è capitato in questi giorni, soprattutto nell'est europeo, 30 euro a persona, ci compriamo i mottini, come si chiamano dalle mie parti, il Kinder Pinguì, che ne so, il cioccolato, i biscotti, e mangiamo in camera. Però qui a Cracovia stamane la colazione era prevista e non avete idea di quel che ho visto, cioè praticamente era come da noi c'è il self-service a pranzo. Identico, guardate, carne, pesce, uova, verdure, frutta, dolci. Era un vero e proprio ristorante self-service alle 8 del mattino. Perché? Perché qui, come nella maggior parte dei paesi del mondo, fanno una colazione che è un pasto completo e poi a pranzo o lo saltano perché devono lavorare, fa freddo, quindi mangiano qualcosina di rapido, e per poi cenare intorno alle 18. Resta però il fatto che l'Italia ha vinto il premio di patrimonio dell'umanità come cibo, però ecco, per fare riferimento all'orario 13:30 è dovuto a questo. Il programma prevederà che sarà tanto Fra Celestino disponibile per le confessioni, ecco, per quelli che verranno, se ne verranno. E poi dopo il programma prevede alle 13:30 il terzo Santo Rosario,
e poi a seguire la Santa Messa e subito dopo la Santa Messa il primo giorno della novena a Gesù Bambino. Allora, so che l'orario è un po' scomodo per tutti, però questo per oggi. Da domani invece poi gli orari tornano consueti. A proposito di domani, dopo questa esperienza che viviamo oggi qui a Cracovia, e anche se non dovesse venire nessuno, noi siamo ugualmente gioiosi perché non cerchiamo i numeri, ne abbiamo dato prova in questi giorni, non siamo, come dicono, alla ricerca del successo, perché altrimenti non saremmo venuti qui a mostrare, perché lo mostreremo che oggi praticamente non c'è nessuno. Don Pavel stava riuscendo a creare questo gruppo, vi ricordate che l'anno scorso ci eravamo fatti gli auguri a Pasqua, forse a Pasqua, quindi ancora quest'anno gli auguri, lui si trovava qui in Polonia, proprio a Cracovia se non ricordo male. Naturalmente la sua fuoriuscita ha creato, come è successo con Padre Gebhard, come è successo con Don Enrico Roncaglia, si creano poi le loro realtà. Verso dove vogliano andare non si capisce molto bene quando vanno via. Che cosa siano poi come identità precisa, anche questo sfugge. Un dato di fatto è che portano via gente che doveva rimanere con noi, perché la gente così poi si affeziona al sacerdote che vede più spesso e che io ho mandato, perché Don Pavel sa che le cose le concordavamo insieme per venire in Polonia, in Romania. Comunque in Romania il gruppo ha resistito, perché c'è la Victoria Campane, che appunto è una donna, una professoressa universitaria in pensione che tiene unito il gruppo. Vediamo oggi in Polonia cosa succede, ma noi siamo ugualmente contenti di essere qui perché siamo nella città di Cracovia, cuore pulsante dell'Europa cattolica, che vuole, spero, offrire un modello opposto a quello che Bruxelles impone, che è un modello anticristiano. E a tal riguardo vorrei dire che anche qui si vedono ormai alcuni segnali un po', diciamo, lo facevo notare a Fra Celestino ieri sera passeggiando per il centro storico di Cracovia, un paio di segnali un po' inquietanti, ma non abbiamo adesso il tempo di parlarne. Bene, nel frattempo poi da domani noi cominciamo a tornare in Italia, perché sapete che c'è un programma fitto di appuntamenti prima di Natale. Vorrei fare gli auguri di Natale a tutti voi negli appuntamenti che adesso nuovamente vi ricordo, per cui sarebbe bello stringervi la mano e abbracciarvi e portarvi, se possibile, al mio cuore paterno per augurarvi un Natale pieno della pace e della gioia di Gesù Bambino. Poi benediremo i bambini che portate, perché il Natale è la festa dei bambini, e benediremo parimenti i bambinelli del presepe o i bambinelli che avete in casa per il Santo Natale. Il programma prevede dopodomani, giovedì 18 dicembre, alle ore 17 a Bergamo all'Auditorium San Sisto, venerdì 19 dicembre alle ore 17 a Montecatini Terme. Nessuno ha aggiornato la regia circa il luogo perché c'è scritto Toscana. Montecatini Terme alle ore 17. Sabato 20 dicembre, l'ultimo sabato prima di Natale, con lo sguardo rivolto alla Madonna che si prepara a partorire il bambino Gesù in modo virginale e casto, sempre alle ore 17 saremo a Cassino. Nuovamente faccio presente che non me la sono sentita, come invece è avvenuto a luglio, di tornare a Roma dopo le scelte coraggiose che non sono a basso costo, quelle dell'8 dicembre con la pubblicazione del documento Redentionis Mysterium, una replica significativa alla azione nefasta della falsa chiesa. Non ho voluto che venisse interpretato come lì per lì sul momento come una provocazione, una sfida, un guanto di sfida. Non bisogna essere mai del tutto spavaldi, la spavalderia no, l'audacia sì, la spavalderia no. Il confine è molto sottile, ma se uno è un uomo di preghiera, io voglio esserlo, non detto che lo sono, mi sforzo di esserlo, il Signore comunque dà luce per capire dove sta il confine tra audacia della fede e spavalderia, perché Gesù anche ha detto: quando vi perseguiranno fuggite in un'altra città. Anche questo c'è scritto nel Vangelo, non bisogna esporsi inutilmente. Quindi ho ritenuto che, siccome però i fedeli di Roma li voglio salutare, anche se andrà Don Enrico a Natale, però io volevo appunto incontrarli. Spero che sappiate fare questo sacrificio, cari fedeli del piccolo resto di Roma e dintorno. Allora io sarei potuto anche andare in Umbria, in Abruzzo, nelle Marche. Allora però il Natale, quello non avrei fatto quello del 2025, ma quello del 2000 vatte la pesca. Dovete mettervi anche nei miei panni, non posso andare dappertutto, se a Natale devo essere giù perché arrivano i pellegrini, che arriveranno tra l'altro prima di me. Spero che allora sabato 20 dicembre ci saranno pellegrini a Cassino alle ore 17 del piccolo resto, per questo momento di grazia che vivremo insieme a Cassino. E poi
gli altri appuntamenti: domenica 21 dicembre, ultima domenica di Avvento, alle ore 10 la Santa Messa a Napoli. E infine lunedì 22 dicembre alle ore 17 alla Mezzia Terme in Calabria. Ecco, anche qui per salutare, nonostante ci sia stato Don Enrico, proprio per salutare i fedeli del piccolo resto calabrese e fare loro gli auguri di Natale. E martedì 23 dicembre si conclude come sempre a Catania alle ore 16. Ci sta Don Ramon che andrà in Sardegna dal 18 al 21 dicembre, e adesso la regia vi mostra il programma: a Vallermosa il 18 dicembre, a Oristano il 19 dicembre, a Sassari il 20 dicembre, a Vallermosa di nuovo domenica 21. Quindi praticamente attraversa tutta la Sardegna. Ecco, Vallermosa l'ultimo giorno, domenica 21, sarà messa alle ore 11. Darà anche ampia disponibilità fra Don Ramon per le confessioni. E Don Enrico invece sarà a Roma dal 23 al 26 dicembre, mentre padre Ioannes viene incontro per favorire il piccolo resto del nord-est, in particolare per Natale. Come vedete, giovedì 25 dicembre Natale alle ore 17 celebrerà messa a Fogliano, Re di Puglia. Lo ringraziamo padre Ioannes, che viene dall'Austria, attraversa le Alpi per arrivare, e il 26 dicembre ad Asolo. Ecco, bene miei cari, adesso finalmente possiamo andare all'appuntamento di oggi, in questo primo giorno della novena di Gesù Bambino. Di che cosa tocca parlare? Volevo dire alla regia che manca però il cerchio in basso a destra sui lavori al piccolo Tabor. Ecco, buon caffè a tutti. Allora, vediamo il titolo di oggi che la regia ci mostra. Vediamo se rieccolo lì. Di cosa potevamo parlare? Vi leggo il titolo: Gesù Bambina, la nuova porcheria. Mi assumo la responsabilità dell'aggettivazione di Don Vitaliano. Gesù Bambina, la nuova porcheria di Don Vitaliano. Dunque, allora, ogni anno, mentre ci prepariamo alla, gioia del Santo Natale, che è quella di attendere in preghiera, mi domando se Don Vitaliano lo faccia questo, è parroco, e subito vorrei dire: dov'è il vescovo? Dov'è il vescovo? Ve lo dico io dov'è. Il vescovo è dove è Savino, dove è Don Vitaliano, dove è Prevost, dove era Bergoglio, dove è Zuppi, dove è tutta questa accolta sinagogale della Chiesa di Satana. Perché se fossimo in una situazione di, ditemi se mi sbaglio, di normalità nella vita della Chiesa, come minimo a questo qui l'avrebbero dovuto zittire da tempo. Invece quello ogni anno ci ficca dentro, lo scoop. Allora, io avevo pensato di dirvi alla fine quello che è la mia interpretazione, invece ve la dico all'inizio, e poi il fatto di cronaca che siamo, ai noi, costretti a commentare. E quello che vorrei dire è questo. Qual è la ragione che spinge questo povero confratello a fare ogni anno queste porcherie? Ve la dico io qual è la ragione, e sono sicuro di ciò che dico. La ragione non è ideologica, se ne fa un gran parlare, e lui probabilmente gusta questa ribalta mediatica che gli viene garantita, no? Qualcuno allora dice lo fa perché vuole essere al centro dell'attenzione. Allora sicuri, se è così sicuri, ecco, si faccia fare una buona cura, affettuosamente lo dico, ma io penso che non sia questo il vero motivo. Altrimenti questa è casomai la causa strumentale del motivo per cui ogni anno lui ci piazza sempre una nuova porcheria. L'anno scorso le due mamme di Gesù Bambino, vi ricordate? Le due lesbiche messe nel presepio, fece fare un gran parlare di sé. Il vescovo se n'è infischiato clamorosamente. La Santa Sede interviene su Minutella, pazzo, indemoniato, 2 volte scomunicato perché dice le cose come Dio comanda. Invece Don Vitaliano della Seta, Don Vitaliano della Valle, mi pare, Don Vitaliano, ogni anno ci regala queste porcherie. Don Vitaliano della Sala, ecco, il cognome è della Sala.
ci regala ogni anno, proprio a ridosso del Natale, come vedete, aspetta come l'avvoltoio sulla carcassa i giorni santi in cui bisognerebbe che i parroci fedeli e i parroci con le loro parrocchie, con i fedeli, si preparassero col cuore e con la mente, come proveremo a fare a partire da oggi anche noi, che siamo altrettanto peccatori di loro, però vogliamo convertirci, a preparare il nostro cuore al Natale. Don Vitaliano ci piazza la sua ennesima porcheria, indisturbato, no? Per nulla, come dire, non viene neanche redarguito, cioè, perché se il vescovo chiama, fiori cari, lo si viene a sapere, insomma, ecco. Ma quando anche il vescovo della diocesi a cui appartiene Don Vitaliano della Sala glielo dicesse, poniamo, non è così, ma poniamo, glielo dicesse in segreto, no? In segreto, comunque questo qui si fermerebbe al limite, e se casomai non si ferma, la disciplina canonica prevede che il vescovo a quel punto assuma le dovute e sofferte conseguenze, cioè la sospensione a divinis come minimo, l'interdizione all'ufficio di predicare e guidare i fedeli. Ma me lo dite voi se ad Avellino, in provincia di Avellino, c'è il prete che fa le porcherie col Santo Gesù Bambino che diventa Gesù Bambina, come ora vi mostrerò l'immagine quando viene il momento, ma mi dite voi che cosa ci sarebbe da aspettarci dal vescovo della diocesi cui appartiene Don Vitaliano, che ogni anno regala queste porcherie, quando a poca distanza geografica, un po' più giù verso est, ci sta la diocesi di Cassano allo Ionio, dove altrettanto indisturbato e altrettanto con una esistenza fatta di sicumera, di autogarantismo, si trova il vescovo Francesco Savino, che vi ricordate è balzato all'onore delle cronache quando a settembre, il 6 settembre scorso, ha celebrato il giubileo LGBTQ+ a Roma, nella Chiesa del Gesù, tenendo un'omelia fantascientifica, parlando di verità morte, che le verità morte sarebbero i comandamenti che non vanno più bene, e quindi sposando l'ideologia LGBTQ+, e poi ancora peggio nell'intervista televisiva locale ha affermato, noi l'abbiamo rilanciata a livello nazionale, molte volte siamo noi a farlo e poi attingono da noi senza mai darci merito di questo, ma non fa nulla, che appunto in cui ha clamorosamente affermato che l'unione sessuale tra persone dello stesso genere non è più peccato. Ecco, allora come possiamo immaginare che il vescovo di Avellino, credo che sia della diocesi limitrofa dove si trova questo come dire, triste confratello, intervenga nei confronti di Don Vitaliano quando a poca distanza c'è il vescovo calabrese, che però è pugliese, lui che però è vescovo in Calabria, a Cassano allo Ionio, che ha detto cose gravissime, cioè praticamente ha offuscato il comandamento di Dio, si è messo contro il comandamento di Dio. Qui praticamente ognuno può dire quel che caspita vuole e nessuno interviene. Qualche volta a me scappa qualche parolaccia, vorrete perdonarmi per questo, ieri mi è scappata la parola rompipalle riguardo a sottoscritto, qualcuno ci è rimasto male, me lo ha scritto, mi scuso con voi, però ho cercato, adesso vorrei dire, non è una parolaccia comunque. È una parola un po' volgare, nel senso molto di popolo, ma non è una parolaccia. Ad ogni modo mi scuso, però dovete mettervi anche nei miei panni. Ma vi rendete conto, fiori cari, che chi ha le idee chiare su quello che sta accadendo, vede che l'establishment cattolico, anche fuori Italia, finge di non accorgersi di questo, ognuno tira mulino al proprio carro, capito? E si tira a campare così. Praticamente la Chiesa cattolica, quello che i massoni volevano, lo hanno ottenuto, si è sfaldata, si è frammentata, non esiste più l'unum corpus ecclesie. La comunio, Sant'Agostino chiamava la Chiesa comunio, cioè la Chiesa è comunio. Lui, Sant'Agostino, io ho studiato alla Gregoriana, come sapete, avevo avuto un professore gesuita americano, un gesuita americano che ci ha tenuto dei corsi sulla ecclesiologia di Sant'Agostino, ma veramente molto ben fatti, in cui a un certo momento Sant'Agostino veniva dimostrato dal professore che non ama chiamare la Chiesa ecclesia, cioè lo pure lo dice, la columba qualche volta, la colomba, ma il più delle volte la parola che Sant'Agostino di norma preferisce usare per parlare della Chiesa è comunio. Molto bello questa scelta di Sant'Agostino, perché comunio vuol dire la comunione. La Chiesa è comunione.
Ecco, la massoneria ha già ottenuto, Satana ha già ottenuto il suo successo. Praticamente io mi trovo per esempio qui a Cracovia, che gliene può fregare di meno al vescovo di Cracovia, che magari se non lo sappiamo può essere anche peggio di tutti gli altri, e ognuno fa quel che vuole. In parrocchia c'è il prete conservatore, nell'altra parrocchia vicina c'è il parroco tradizionalista con pizzi e merletti, nella parrocchia ancora più vicina c'è il prete alla Don Vitaliano che mette la bambina Gesù con le due mamme. Hai capito? Questa è la Chiesa, ma la Chiesa è diventata un Parlamento dove praticamente ci sono i partiti e ognuno espone il proprio punto di vista, volemo sebbene, facciamo finta di nulla come sta facendo Prevost. Dov'è il Papa che interviene su Don Vitaliano? Dov'è il Papa che interviene su Savino? Dov'è il Papa che interviene sul giubileo LGBTQ+? Dov'è il Papa eccetera? Ecco. Allora, torniamo a quello che stavamo dicendo. Don Vitaliano perché fa tutto questo? Stavamo dicendo, io non ho ancora spiegato la mia ragione, ma forse un po' ci sarete già arrivati. Secondo me Don Vitaliano ha un disturbo diabolico. Lo dico come la penso, cioè il motivo, oppure lo dico così, il motivo vero per cui Don Vitaliano ha fatto tutto questo è come dire, perché è disturbato per una ragione preternaturale, cioè è il diavolo che sferra il suo attacco. È il diavolo che sferra il suo attacco. Se voi andate a cercare, basterà cliccare così su Google, Don Vitaliano della Sala, Gesù Bambina, trovate i documenti e trovate anche le immagini. Alla voce immagini vi compaiono le immagini. Ecco, adesso fra un momento la regia mostrerà l'ultima follia walk di Don Vitaliano che ci piazza dentro il presepe Gesù Bambina. Perché fare questo affronto? Perché questa provocazione? Perché Satana glielo suggerisce. Se vi ricordate qualche anno fa, il Natale, allora io vi dico questo che sono convinto che anche voi lo sappiate, ne abbiamo parlato altre volte, tra le due feste cristiane, Natale e Pasqua, le più grandi, quella che il diavolo, Padre Amorth confermava questo, quello che i demoni soffrono di più non è la Pasqua paradossalmente, ma il Natale, l'incarnazione, perché è il motivo per cui si sono dannati i demoni, perché non hanno voluto adorare il mistero dell'incarnazione del Verbo, attraverso il mistero di una donna che l'avrebbe concepito e partorito virginalmente. Ecco, Don Vitaliano appartiene a questa, come dire, chiesa parallela nella quale l'arrivo del Natale li provoca. E allora per una questione, a mio avviso, di matrice preternaturale, ci piacciono ogni anno quelle porcherie lì. Vi ricordate? Quindi la ragione, secondo me, che anima Don Vitaliano a esporsi ogni anno a ridosso del Natale, perché di lui si sente parlare sostanzialmente ormai negli ultimi anni solo nel periodo di Natale, quando prepara in chiesa, ecco, e ribadiamo una volta ancora di più, senza finora alcun intervento della gerarchia, in chiesa prepara ogni anno un Natale walk. L'anno scorso ci ha piazzato le due mamme, non c'era più San Giuseppe, era la famiglia allargata, quest'anno ci ha piazzato la Gesù Bambina, ecco. Aggiungiamo un'altra cosa interessante, quindi io vi ho dato la spiegazione e vi ricorderete anche che qualche anno fa c'è stata un post di Roberto Saviano, il giornalista campano, che ha mostrato la Madonna che con le gambe aperte partoriva. Vi ricordate che io intervenni con violenza, perché bisogna fare questo, dov'è la Chiesa che resiste e che interviene a livello gerarchico? Non c'è, si è liquefatta, capite? Si è liquefatta. Quindi che cosa fa Don Vitaliano? Don Vitaliano agisce indisturbato, secondo me, ripeto, per una ragione di tipo preternaturale, per cui piazza lì la nuova porcheria. Un'ultima considerazione a margine, poi andiamo al dato proprio di cronaca. Non so se quest'anno è avvenuto, perché io sono all'estero e quindi non ho il tempo, la sera si arriva praticamente sfiniti, ma l'anno scorso, lo ricordo molto bene, Rete 4 si è occupato di Don Vitaliano della Valle, per appunto della Sala, Don Vitaliano della Sala, per appunto verificare in qualche maniera il pensiero ufficiale della Chiesa e se meritava la condanna. Io mi ricordo molto bene il conduttore della trasmissione, che ha studiato teologia, tra l'altro, il giornalista che conduce, il conduttore, si è laureato in teologia, e insomma lo provocava come meritava, e questo se ne rimaneva indifferente, salvo poi qualche giorno dopo rilasciare un'intervista veramente allucinante
eccolo, allucinante, nella quale diceva che per lui non è importante se Maria è rimasta vergine, lui ritiene che non sia così, ma non ne fa un problema, perché quello che è importante oggi è occuparsi degli immigrati, cioè questo è quello che ha prodotto la falsa chiesa, figlioli cari. Questo è quello che ha prodotto la falsa chiesa, miei cari. Preti che magari covavano dentro già nella stagione post-conciliare tutto questo e che poi sono venuti fuori con queste azioni provocatorie che io definisco senza nessun pentimento porcherie. Bene, non so la regia quale Gesù bambino stia presentando, ma non è l'ultimo, non è esattamente quello. Mi scuso con voi, la regia la mattina dove si trovano c'è molta nebbia come c'è molta nebbia come qui, quindi abbiate pazienza, fra qualche istante arriva l'immagine. Ma intanto continuiamo finalmente a commentare che cosa è accaduto. Seguiamo dalle cronache, da Il Giornale del 5 dicembre 2025. L'ultima follia walk, nella mangiatoia c'è Gesù bambina. Il prete attacca, voglio fare discutere. Ecco, al posto di Gesù bambino, una bambina. Sì, avete capito bene, Gesù donna. No, non è il presepe di un circolo LGBTQIA, ma quello della parrocchia di Don Vitaliano della Sala, a Capo Castello di Mercogliano, in provincia di Avellino, all'interno di una chiesa, questo l'abbiamo sottolineato. Ecco, questo è il famoso presepe. Forse poi con la collaborazione dei miei si potrà fare un primo piano di Gesù bambina. Ecco, no, questo è Gesù normale che lui assolutamente ha messo giù ai piedi del presepio, invece eccolo qui, finalmente, Deo grazia, per grazia ricevuta dallo Spirito Santo, la regia finalmente ci mostra il Gesù bambino, la Gesù bambina. Vedete che addosso ha un cappello di quello che mettono certe persone del mondo LGBTQ+, oppure le lesbiche, naturalmente niente di personale con loro, questo tocca sempre farlo presente, non abbiamo nulla di personale contro il mondo LGBTQ+, stiamo parlando di chi apostata dentro la Chiesa e che lo continua a fare indisturbato, perché ormai c'è una gerarchia che vuole questo, e vedete che la Gesù bambina indossa l'abitino come dire rosaceo. Mi domando i parrocchiani che cosa facciano con questo sacerdote, mi domando che fine ha fatto l'appello, l'interpellanza di Chiavari da parte dei finirà nel vuoto totale, perché Papa Leone è in tutt'altro affaccendato e quindi evidentemente non ha tempo di intervenire su queste cose così gravi, perché si tratta di vere e proprie porcherie. Mi sa che dovremo individuare altre date significative per continuare a scomunicare noi. Non troviamo alternativa, qualcuno deve farlo. E qualcuno deve farlo, e sono io che, come dice la canzone, e qualcuno deve farlo. Ecco, e qualcuno deve farlo. Noi l'abbiamo fatto l'8 dicembre con Fernandez e Prevosta riguardo della nota dottrinale sulla corredentrice, che è stato blindato. Abbiamo rilanciato il titolo e abbiamo scomunicato. Poi sarà Dio ad accordare a tutto questo la solennità storica, o se io sono un pagliaccio, come scrivono i nemici, e un pazzo. Questo sarà Dio a stabilirlo. Ma mi sa che dovremo darci da fare per continuare a inserire l'elenco degli scomunicati, perché la gente, almeno quella che rimane cattolica, ha il diritto di sapere chi sono per non andarci, e noi il dovere. Ecco, io vorrei dirvi che mi sto preparando, forse lo farò quando sarò dall'altra parte del mondo, a scomunicare anzitutto, prima di altri, Monsignor Francesco Savino, perché è quello che avrebbe dovuto fare quello che alcuni considerano il Papa, e che invece il giorno di Natale sarà vergognosamente a celebrare messa nella cattedrale di Cassano allo Ionio, un vescovo apostata, fiori cari, guardate, un vescovo bestemmiatore, un vescovo che ha detto che i comandamenti di Dio si possono sostituire, nessuno interviene, lo scomunichiamo noi, ma i parrocchiani dove sono? E piuttosto ancora, con dolore, ma i parrocchiani di Chiavari, delle parrocchie di Chiavari, di fronte, ve lo ricordate, al documento della diocesi, della pastorale per la famiglia, che ha fatto fare una testimonianza dei due compagni gay, niente di personale coi compagni gay, ma non in documento ufficiale della Chiesa, perché i compagni gay che sono cattolici e non appaiono sanno che Dio domanda la castità. Allora, dov'è la risposta della Santa Sede? Capito? Non c'è.
Non c'è perché la Santa Sede non è più santa e non è più neanche sede, capito? Nel senso che c'è il diavolo e la sede si è spostata altrove. Verrà l'ora in cui tutto questo bisognerà che appunto venga riconosciuto. Lasciamo i tempi in mano a Dio e torniamo a questo povero disgraziato. Dunque, all'interno di una chiesa fa questo presepio quest'anno, come l'anno scorso, con le due lesbiche, le due Marie lesbiche. Oggi c'è il Gesù bambino gender, cioè nasce maschietto col pisellino, però ha il vestitino rosa perché potrà decidere lui. Questo è il messaggio da veicolare. E quindi ancora più grave, perché la Gesù bambina non è solo, come scrivono i giornali, i quotidiani, la stampa, un riferimento al mondo LGBTQ+, niente affatto solo quello, qualcosa di peggio. C'è un riferimento alla teoria gender. Che cos'è la teoria gender? Per chi non sapesse, una degli avamposti più diabolici della cultura woke, cioè l'idea che tu nasci col pisellino, col fiorellino. Questo è incontestabile, indiscutibile. Purtroppo capita qualche volta che ci sia qualche problema, sono casi eccezionali per cui la medicina chirurgica può sempre intervenire, ma sostanzialmente diciamo, di norma si nasce col pisellino o col fiorellino, e quindi se c'è il pisellino sei maschio, se c'è il fiorellino sei femmina. Il genere non te lo attribuisci tu. E chi lo attribuisce? Si pensava a Dio, ma siccome Dio ce lo mettiamo in tasca e alcuni se lo mettono sotto le scarpe ormai, come fa Don Vitaliano, allora anche se nasci col pisellino e col fiorellino non è Dio, è l'incrocio cromosomico, genetico, per cui tu a un certo punto puoi decidere tu, ecco. Decidi tu cosa essere, come quella mamma, vi ricordate, tempo fa a Padova, e poi non se n'è più parlato, ma invece era una questione che andava approfondita, che ha deciso che di non dare una identità di genere precisa al figlio nato maschio, perché dovrà decidere quando cresce se essere maschio o femmina o una delle circa 70 possibilità di genere che il mondo LGBTQ+ propone. Fiori cari, quanto più avanzerà tutto questo, tanto più avete idea che siamo nella società dell'anticristo, e questo non lo dico io, l'ha detto Papa Benedetto XVI, quando diceva, ormai praticamente vicino alla morte, che la società dell'anticristo si manifesterà quando ci saranno i matrimoni gay. Ma noi vediamo molto bene, anche nell'est europeo, conta dirlo, soprattutto in nazioni che hanno un'economia galoppante come la Polonia, qua e là si osservano segnali, ma mi fermo qui, abbastanza inquietanti. Io sono stato diverse volte a Cracovia, la prima volta che sono venuto era una Cracovia ancora da poco post-comunista. Oggi è una città a tutti gli effetti cosmopolita, europea, e quindi questo comporta quel che comporta, ma realmente questa frontiera della questione LGBTQ+, ma soprattutto della teoria gender, è una questione molto seria, quindi naturalmente la Pontificia Accademia per la Vita ha tutt'altro a cui pensare, ci mancherebbe altro. Ecco, allora non doveva essere scomunicato un uomo come questo già l'anno scorso, e vedete perché esiste la scomunica nella Chiesa. San Tommaso d'Aquino lo dice, per estirpare il male che non si vuole pentire, affinché non faccia del male anche ad altri, perché questi hanno un potere di seduzione che Satana gli accorda incalcolabile, poi diventano famosi nelle TV, diventano famosi nei giornali, vengono intervistati anche da rotocalchi e talk show internazionali, vengono dall'estero anche a intervistarli, perché il male si deve diffondere. Allora la Chiesa interviene con la scomunica per fermarli, affinché tutti sappiano che quella persona lì non va seguita. Io sono scomunicato 2 volte, non è mai accaduto in 2000 anni di cristianesimo che un soggetto riceva nella stessa sanzione disciplinare 2 scomuniche. Che cosa ho fatto? Insegno la sana dottrina cattolica. E affermo che a Roma c'è la falsa chiesa. Dai frutti si riconosce l'albero, figlioli cari. Non è che se io vi dico da 9 anni non andate a mangiare le mele di quell'albero perché sembrano mele ma sono frutti avvelenati, me lo invento. Cioè andate a vedere quello che c'è in giro, le porcherie che fa questa falsa chiesa nel silenzio complice della gerarchia, e dovreste solo dire: incredibile che Don Minutella è scomunicato 2 volte, Don Vitaliano della Sala rimane indisturbato a fare queste porcherie. Questo è il tempo di Satana. Dobbiamo avere pazienza e affrontare tutto con la forza della fede e della preghiera. Continuiamo a leggere. Per molti si tratta di un oltraggio, questa Gesù bambina.
Così, telefono alla mano, abbiamo chiamato Don Vitaliano, questo è il giornale. Al secondo squillo risponde quasi sorpreso. Appena ci presentiamo borbotta, forse sa della nostra campagna per il Presepe Pride contro il Natale violato. Cioè, questi giornalisti, no, veramente, guardate, al contrario, si sono ribaltate le cose, cioè i giornalisti prendono le difese del presepio contro un sacerdote che lo viola. Non so, figlioli cari, andate a messa, andate nelle parrocchie, tutti, anche qui, dovunque, andate. Verrà l'ora in cui Dio interverrà, ormai è certo. Allora, dice il prete, voglio far discutere e lanciare un messaggio. Domanda, quale? Risposta. La Chiesa deve trasformarsi. Io questa frase che dicono la trovo rivelativa del loro progetto. La Chiesa deve trasformarsi, ergo deve diventare da Chiesa di Cristo Chiesa di Satana, dalla Chiesa di Dio Chiesa degli uomini, dalla Chiesa cattolica alla Chiesa woke. Chi è che ancora non l'ha capito questo? Perché siamo così pochi? Perché stiamo facendo un'enorme fatica a raggiungere oggi la Polonia per avere forse una sola famiglia a disposizione? Se ci andrà bene saremo forse 7, i fedeli che vengono, quelli proprio di qui, 7-8 fedeli. E in Romania erano una ventina. Perché va così? Non è evidente che le cose stanno così. Che cosa aspettano? Che cosa aspettano? Perché nessuno si muove? Resta un mistero, figlioli cari. La potenza d'inganno. Energia planes. La Chiesa deve trasformarsi. Ho pensato di mettere nel presepe Gesù femmina perché dobbiamo avviare una discussione sul ruolo delle donne. Ci spieghi meglio. Risposta di Don Vitaliano. Servono le donne sacerdoti. Chi ha stabilito che i preti devono essere solo uomini? Dio si incarna anche nelle donne. Dice il sacerdote prima di sedersi a tavola e consumare il pranzo preparato dalle suore della sua comunità. Io non sono contro il presepe, lo reinterpreto. Poi il paragone con San Francesco d'Assisi. Guardi che anche San Francesco era interpretato il Vangelo, lo ha fatto lui il primo presepe, si può cambiare e modernizzare. Quando gli facciamo notare che tutto questo può creare confusione nei fedeli, i genitori per inciso di Gesù Bambino nel presepio dentro la chiesa di Don Vitaliano sono i Simpson. La Madonna è quella lì con la cuffia blu, ma no, veramente guardate. Comunque continua a leggere. Alla domanda sul fatto che alcuni preti possono rimanere perplessi, che ci può essere una reazione, risponde: sono preti invidiosi di me. La provocazione è positiva. Domanda: cosa ne penserà il suo vescovo? Dalla diocesi, no, non è una domanda a lui, è il giornalista che dice il vescovo. Risposta: dalla diocesi di Avellino, nonostante i tentativi di contattare telefonicamente, di mandare un'email e avere risposte, nessun commento. Ma non finisce qui la porcheria di Don Vitaliano, perché oltre al bambinello donna, nella mangiatoia a Natale potrebbe comparire anche Gesù Bambino fatto a pezzetti. Un Gesù a pezzi come l'umanità, aggiunge il Don, che afferma: il presepe si deve adattare ai tempi. Il rischio però è che a furia di adattarsi ai tempi, aggiunge il giornale, le nostre tradizioni vengano cancellate, come accaduto a Carate Brianza, dove i canti natalizi con riferimenti religiosi sono stati censurati. A dirlo gli insegnanti in un annuncio affisso sulle pareti della scuola: porteremo in dono una canzone natalizia non religiosa eseguita dai bambini. Come può un testo di Natale non avere contenuti cristiani, si chiedono in molti, e come può un presepe essere riadattato? Don Vitaliano della Sala, per esempio, è solito rinnegare la tradizione. Qualche anno fa, esattamente credo l'anno scorso, fece un presepe con 2 mamme,
2 anni fa, una natività arcobaleno adagiata ai piedi dell'altare. Non solo, l'anno scorso il prete dell'Irpinia ha trasformato, ecco questo era l'anno scorso, i pastori nei Simpson. Non è che Don Vitaliano gioca con il presepe per far parlare di sé, qui si può arrestare l'indagine giornalistica, cioè l'idea di mettersi in mostra. Noi aggiungiamo, decidendo che prima o poi scomunicheremo una serie di queste persone qui, poi Dio saprà attribuire alle nostre scelte qualunque soluzione. Stavo dicendo che la vera ragione è preternaturale, cioè quest'uomo è disturbato da Satana, questi uomini agiscono per conto del diavolo. Non è che Don Vitaliano gioca con il presepe per far parlare di sé? Non ci guadagno nulla, ci dice il martire di Capocastello. E allora perché continuare a provocare? Il suo messaggio rischia di creare confusione tra i cristiani che non aspettano altro di celebrare il Natale e la venuta di Gesù, il figlio di Dio, nato uomo da Maria Vergine. Ecco, qui si conclude l'articolo del Giornale, però veramente ne hanno parlato diversi quotidiani, diversi hanno parlato, per esempio Libero Quotidiano ha sottolineato invece il fare a pezzi Gesù bambina, si intitola così l'articolo del Libero Quotidiano, Don Vitaliano e il presepe shock, facciamo a pezzi Gesù bambina. Un Gesù bambina e se possibile da fare a pezzi, sta facendo discutere l'intervista di Don Vitaliano della Sala, parroco di Capocastello in provincia di Avellino. Questo è parroco lì da un paio d'anni e rimane indisturbato, mentre a me, a Don Enrico e a Don Ramon hanno strappato le parrocchie e a Fra Celestino hanno tolto il convento, capito? Ecco, dunque voglio far discutere, lanciare un messaggio, la Chiesa deve trasformarsi, ho pensato di mettere nel presepe Gesù femmina perché dobbiamo avviare una discussione sul ruolo delle donne. Servono donne sacerdoti, Dio si incarna anche nelle donne. Io non sono contro il presepe ma lo reinterpreto. Ecco, sono le cose che avevamo letto poc'anzi. Questo naturalmente, Fioricari, a margine di tutto questo possiamo parlare di, a mio avviso, percorrenza shock della falsa Chiesa. Attenzione a non abituarsi a queste porcherie. Facciamo penitenza in cuor nostro. Abbiamo in cuor nostro il dolore di vedere nostro Signore Gesù Cristo e la sua Santissima e Purissima Madre, come vedete, profanare. Questa è l'azione di Satana. Ma com'è possibile che ne debba parlare solo io nel dire che quella è la Chiesa di Satana? Noi passiamo dal 4 novembre, dove si blinda il titolo di corredentrice riducendo la Madonna a qualcosa come una semplice madre biologica con Fernandez e la firma di Prevost, al presepio di Gesù bambino ridotto a bambina. Voi vi rendete conto che è un continuo attacco? Come è possibile? Qui non pongo la domanda senza avere una risposta. Come è possibile che nessuno se ne accorga che quella è la Chiesa di Satana? Anzi, ultimamente c'è chi, provenendo da fila intransigenti contro questa falsa Chiesa, in passato ritenuta esoterica, magica, agnostica e gnostica, oggi, corteggia questa falsa Chiesa tirando giù i petali della margherita che durerà, sapete quando appassisce questa margherita? Nel 2036. Ecco, l'ultimo petalo sarà tirato via nel 2030 per capire se questa è la Chiesa di Gesù Cristo. Fiorica. Oppure c'è chi dice no, magari non è il Papa, ma sì è il Papa, ma quello non lo era, ma questo sì probabilmente, il sacerdote lombardo, no? Quindi tornate in parrocchia, anzi l'ho sempre detto, andate in parrocchia perché la Chiesa è sempre Chiesa. Praticamente io resto con i miei confratelli in una posizione isolata, perciò scomoda, però probabilmente quella profetica, cioè quella non è la Chiesa cattolica, non può essere una Chiesa cattolica quella che lascia impunito un prete che profana nostro Signore Gesù Cristo con questa ennesima porcheria. Siamo in presenza di qualcosa come un'offesa reiterata e impunita nei confronti appunto di Don Vitaliano, che rimane, ripeto, impunito. Ne ha parlato anche il Secolo d'Italia, che intitola L'ultimo delirio woke nel presepe, il prete mette la bambina a Gesù e propone di farla a pezzi. Diversi social si sono occupati di Don Vitaliano
mettendo in luce il suo modo di agire anche adesso che ha fatto tutto questo, ma evidentemente ci dovrebbe essere, avrebbe dovuto esserci una chiesa docente nella persona anzitutto del vescovo, perché funziona così e concludo. Quando un prete sgarra, siccome c'è una legge da rispettare sul piano dottrinale e morale, o l'uno o l'altro o tutte e due insieme, il vescovo ha il compito di vigilare. Episcopeo, episcopos viene dal verbo greco episcopeo, epi, sopra, il prefisso epi vuol dire sopra, no? Episcopeo, cioè guardare da sopra, quindi vigilare, sorvegliare. Il vescovo è colui, è inutile fare tutti i discorsi poi di altro tipo, il vescovo è prima di tutto colui che sorveglia, perché siamo una manata di fetenti col peccato originale e ogni prete può fare quel che caspita vuole e ogni sacerdote, ogni parroco potrebbe decidere di essere arbitrariamente anarchico nella propria parrocchia. Invece i parroci, io me lo ricordo quando eravamo nella Chiesa Cattolica, quella vera, ai tempi di Giovanni Paolo II, di cui parlerò più tardi nell'omelia della messa fra qualche ora alle 13:30, onorerò Giovanni Paolo II, anticipo, cioè la chiesa di Wojtyła, la chiesa di Prevost e Bergoglio, per vedere come c'è non è che c'è differenza, sono due cose diverse. Ma torniamo a noi. Ai tempi di Giovanni Paolo II, io me lo ricordo molto bene, nessun prete arrivava a sgarrare così, e quando lo facevano la Santa Sede interveniva, proprio la Santa Sede, c'era c'è ancora adesso il dicastero per il clero, che con l'aiuto evidentemente dei rapporti periodici dei vescovi intervenivano laddove c'erano preti con le teste calde, va bene? Ecco, allora uno si aspetta che in una situazione di normalità, chiamiamola così, in una situazione di normalità, il vescovo della diocesi di Capocolle a cui appartiene Don Vitaliano già da tempo interveniva per fermare Don Vitaliano. Ma fermarlo significa che funziona così, per chi non lo sapesse, perché voi laici magari non lo sapete, il vescovo viene a sapere di una cosa, siccome molte volte si può trattare di dicerie e di calunnie, il vescovo, che è uomo di Dio, se è uomo di Dio, che cosa fa? Prima fa un'indagine, senza coinvolgere subito il prete, il parroco, lo lascia dov'è? Verifica. Come verifica? Lo sa solo lui. Ogni vescovo può avere i propri criteri per verificare, ci siamo? Bene. Appena verifica e ha il dato oggettivo che non è una calunnia, ma purtroppo si tratta di qualcosa di vero, che per esempio il prete ripetutamente, poniamo un esempio, ha detto dall'altare che ci sono verità morte, e voi immaginate cosa possa diventare tutto questo se a farlo addirittura è un vescovo, che sono verità morte, lo ripete più volte, che la realtà è più importante delle idee, lo ripete più volte, che fare l'amore con il sapore, cioè unirsi carnalmente persone dello stesso genere non è peccato, lo ripete più volte dall'altare, lo ripete nelle confessioni, lo dice negli incontri pastorali. Allora i parrocchiani chiamano il vicario foraneo ne parla col vescovo, verificano che è vero. Che cosa fa il vescovo? In una situazione di normalità chiama il prete, il parroco. Senti Don Alessandro, ho sentito che tu hai detto dall'altare, guarda, c'è la testimonianza perché io ti voglio bene e non ti voglio creare problemi, ma tu non devi creare problemi alle coscienze. È vero che hai detto questo? Guarda, ho la prova, sì, è vero. Lo credi? Ma non saprei. Allora facciamo così, figlio caro Don Alessandro, facciamo così, io ti lascio in parrocchia quest'anno, ma mi raccomando, non accada più che tu fai questo. Intanto scusati coi parrocchiani e di che sei stato dal vescovo, hai capito di avere detto cose sbagliate, eccetera. Bene, in una situazione di normalità poi va che il prete impenitente torna in parrocchia e non solo non si scusa, non solo cambia registro, ma addirittura rincara la dose. Allora il vescovo a questo punto lo sospende a divinis, cioè lo interdice, nel senso che gli vieta, gli proibisce di celebrare pubblicamente i sacramenti e di predicare, e gli toglie la parrocchia. Se poi continuerà lo scomunica. Questo è quello che dovrebbe avvenire in una situazione di normalità. Ma siccome a Roma c'è la chiesa di Satana, Don Vitaliano può fare quel che caspita vuole, così come Monsignor Savino può dire quel che caspita vuole ancora lui, e ognuno si goda la giostra dei divertimenti, fate quel che caspita volete. Qui non siamo a Roma, siamo a Gardaland. Coraggio, alla prossima!
Vediamo chi è il prossimo, se è il Papa, il Vescovo, il Cardinale o il Prete. È una giostra degli orrori continua, perché non c'è la Chiesa Cattolica a Roma, che sopravvive in un piccolo resto, che deve soffrire, come soffrivano i primi cristiani. La Madonna ha detto a Don Stefano Gobbi, ha parlato una prima volta del piccolo resto, no? Ha parlato per la prima volta del piccolo resto la Madonna, e una prima volta che ne ha parlato la Madonna ha detto una cosa molto bella, ha detto: il piccolo resto vivrà di fede, di speranza e di dolore. Ecco, e di dolore. E vorrei, per concludere, mentre vi invito a telefonare, e vi ricordo ancora che oggi alle 13:30, a pochi passi dal Santuario della Divina Misericordia, inizierà la novena di Gesù Bambino, che faremo insieme, per avviare questa esperienza, con appunto questo cammino che facciamo insieme, e alle 13:30 in diretta sul canale YouTube di Radio Domina Nostra. Stavo scordando però una cosa importante: oggi è martedì e questa sera alle 21 c'è la catechesi, martedì giovanneo. Prego la regia di mostrare la copertina. Eccolo qui, l'aquila e il sole. Il titolo di questa sera è Il Padre opera sempre, in riferimento al capitolo 5 del Vangelo di Giovanni, nel quale appunto si parla della guarigione del paralitico alla piscina di Bezzatà. Adesso possiamo rispondere senz'altro alla prima telefonata e poi vi leggo un messaggio della Madonna a Don Stefano Gobbi. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo. Santo Padre Alessandro, Francesco da Udine. Sempre sia lodato, Francesco. Vorrei intervenire come piccolo pittore artista su quel presepe che, come lei ha perfettamente detto, ha un'origine preternaturale, forse che esula addirittura dalla volontà di Don Vitaliano. Non ne conosco la cultura, pertanto non riesco a capire bene dove sia voluto arrivare. Intanto mette i Simpson al posto di Maria e di Giuseppe e dei cosiddetti pastori. I Simpson sono ritenuti coloro che stanno costruendo sostituiscono la profezia, in quanto gli stessi Simpson, come cartone animato, sono stati usati in passato per manifestare ciò che sarebbe accaduto nel giro di pochi anni. Parliamo delle torri gemelle, del vaccino, eccetera eccetera. Poi in alto, nel cosiddetto bambina, c'è la cosiddetta stella di Davide, che viene ritenuta come il simbolo di Israele, ma che di fatto è un simbolo utilizzato dagli Askenaziti, cioè coloro che sono i potenti del mondo e che manovrano tutte le situazioni. La bambina ha in testa il cappello e i baffetti di Hitler, quindi al posto di Gesù Cristo vi è un anticristo, un personaggio anticristico, mentre Gesù Bambino viene messo su questo skateboard come già cambiato perché ha dei capelli strani, ma come potesse essere spedito via. Sì, preghiamo la regia di mostrare intanto il Gesù Bambino, così la gente può guardarlo mentre Francesco spiega. Finisci pure, Francesco? Sì, questo bambino sullo skateboard che può essere spedito via, lontano, in qualunque momento da questi personaggi che di fatto hanno occupato una scena sacra, desacralizzandola completamente. Dice: la profezia la facciamo noi siamo quelli che governano il mondo. Sì. Quindi, il messaggio è chiaro, grazie per questi ulteriori. Mi fa piacere quando aggiungiate queste considerazioni così a margine, perché permettono di capire che non solo condividete, ma addirittura trovate ulteriori, interpretazioni che fanno particolarmente riflettere. Rispondiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto, Don Minutella, ciao. Ciao, sia lodato Gesù Cristo. Sempre, a te fossimo, ascolta, una battuta romana. Volevo dirti una cosa, volevo fare una considerazione sul Padre Nostro.
Il Padre nostro ci ha dato la medicina per andare in cielo, ti spiego. Venga il tuo regno, siamo non in dittatura o fascismo, ma in monarchia. C'è un re che è Cristo, no? Sia fatta la tua volontà come in cielo così intera. Il mio sogno sarebbe che San Pietro direbbe: ma Gesù, ma guarda che il paradiso è già giù, Sì. Noi abbiamo un'occasione qua intera di fare il paradiso qua, Certo, adesso, in questo certo. momento. E non parliamo di martirio, perché qui il combattimento c'è, dopo un minuto mi arrabbio, nel senso che qui bisogna combattere. Grazie. Gesù è 2000 anni che è nato. Grazie mio caro, Dio ti benedica. Intanto vi leggo questo messaggio dato dalla Madonna a Don Stefano Gobbi il 19 settembre 73, quindi agli inizi. Lui aveva iniziato a maggio le locuzioni. Guardate che bello, rivolta ai sacerdoti. Stai sul mio cuore, figlio, e non pensare a nulla di quanto oggi dovrai dire. Io stessa parlerò attraverso di te a questi miei figli, sarebbero i sacerdoti. Dirò ad essi quanto il mio cuore desidera, sentite che bello, 73, 52 anni fa, e li aiuterò ad uscire da una grande aridità e stanchezza. Poveri figli miei, la mamma non va studiata, va amata e vissuta. Quanto poca preghiera si fa, la Santa Messa, un breve rosario alla sera e poi nulla, tutto il giorno chiacchiere su chiacchiere. Io dirò ad essi attraverso di te che per onorarmi occorre pregare di più e chiacchierare di meno. Voglio il cuore e l'anima dei miei figli, voglio riempirli di amore verso di me, accenderli di entusiasmo, spalancare la loro anima ad accogliere tante grazie. Mi ha colpito soprattutto questo, di pregare di più, perché lei, la mamma, poi ci mette accendere di entusiasmo. Questo mi ha colpito, accenderli di entusiasmo. Io sogno preti del sodalizio che siano sempre accesi da questo entusiasmo che la Madonna stessa mette nel cuore. Pronto? Don Alessandro, sia lodato Gesù Cristo. Sempre cielo dato. Buongiorno, sono Emma da Milano. Emma. Volevo dire che sono rimasta letteralmente sconvolta dal presepe. Così Sì. non bisognerebbe chiamarlo presepe perché non è un presepe, è un qualcosa che però non è un presepe, ma è soprattutto dal fatto che nessuno ha fatto notare, anche dei giornali che lei ha citato, il fatto che la testa di questa presunta bambina è la testa di Hitler. Sì, sì, I no, baffetti e il proprio cappellino casi. di Hitler. Sì, sì, sì. E poi quella fascia al braccio che faceva notare anche la persona che ha chiamato prima di me, che non si vede nella foto, ma lui si vede che è riuscito a vederlo, che ha la stella di Davide, quindi sono tanti messaggi che sono qua dentro, in questa cosa orrenda, e ho visto che praticamente i giornalisti l'opinione pubblica si sta focalizzando sul fatto della bambina eccetera, ma quello è un piccolo Hitler vestito di rosa. Certo, è proprio è una così. cosa assolutamente, Don Alessandro, sconvolgente. Sì, è proprio così. Però volevo anche ringraziare lei, ringraziare tutti perché siete lì a Cracovia. Io ho pregato tanto San Giovanni Paolo II che vi accompagni fin lì e vi accompagni indietro da noi, e sono anch'io preoccupatissima per Fra Celestino in quel freddo con i piedi scalzi. Sì, preghiamo. Un abbraccio. Grazie Fiola cara. E penso che questo affetto che lui probabilmente in passato non aveva così di queste figlie del piccolo resto serve a Dio per avvolgerlo di calore umano che quando viene da Dio va sempre accolto. Noi non siamo ovviamente anaffettivi, i celibi, i casti non sono persone, non sono uomini anaffettivi, è una cosa diversa. Quindi questo affetto di queste donne, caro padre, prendilo tutto, se te lo manda Dio per ringraziarti di questo tuo atto. Ieri sera passeggiavamo per i mercatini bellissimi natalizi di Cracovia, la gente si fermava a guardarlo, io mi allontanavo perché mi imbarazzavo pure io, gli facevano anche le foto, uno che doveva dare una cosa, no, scusate, devo fare una foto a quel frate lì. Bene, l'ultimissima telefonata e chiudiamo per oggi. Pronto? Lodato Gesù Cristo, Don Alessandro, avanti con Maria, abbiamo tutti nel cuore Fra Celestino e tutti voi siete fantastici, meravigliosi, Grazie. Io dico una cosa, che storicamente Vilnius, mi imbattei per caso nella storia di Vilnius. Vilnius nasce nello stesso anno in cui nasce la misericordia di Dio, la massoneria. Abbiamo detto tutto, certo. Non siamo la vera Chiesa. Grazie. Io dopo di ascoltarla dedicherò a voi il Santissimo Rosario. Bene. Mando il Santo Volto di Gesù che lo faccio ogni mattina, è meraviglioso. Io non so come
come mandarvi benedizioni. Grazie. Benedizioni. Grazie, Fiora Avanti cara. con Maria, sempre. Avanti con Maria. Di tutti gli incontri che farò dal 18 al 23 da Bergamo a Catania, vorrei fare presente a tutti voi, e penso che mi capiate, che per me il più importante è quello che avrei voluto fare a Roma città, nell'urbe, ma che per ragioni di prudenza e di cautela sposto a Cassino. Ma tant'è, voglio tanto sperare che i fedeli romani non manchino a questo appuntamento. Avevamo pensato di organizzare un pullman, ma non so se sono arrivate delle iscrizioni, e sarebbe utile saperlo, e sarebbe molto bello vederci numerosi a Cassino sabato 20 dicembre per questo momento di grazia che insieme viviamo. Ma intanto siamo qui al Circolo Polare Artico, siamo qui a Cracovia per questo giorno 16 dicembre nel quale inizia la novena a Gesù Bambino, che manderemo in onda a pochi passi, proprio pochissimi passi dal santuario di Gesù Misericordioso e di Santa Faustina. Manderemo in onda sul canale YouTube di Radio Domina Nostra. Su tutti voi, cari figlioli, in questo primo giorno della novena a Gesù Bambino, che ci prepara in maniera prossima al Natale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus e santa novena del Natale del Signore.